E niente, ormai ho capito che devo seguire la corrente perché anche oggi sarei voluto uscire con un video completamente diverso, ma recentemente, come mi è stato anche sottolineato da alcuni membri della community, si è verificata una vera e propria bufera relativamente a Thorium Browser, il browser che ti avevo consigliato qualche tempo fa, tra i suoi detrattori che dicono che questo browser non andrebbe utilizzato e i suoi sostenitori che dicono invece che quello che è successo ha un'importanza davvero marginale. Ma che cosa è successo e soprattutto ho fatto bene o male a consigliare di utilizzare Thorium Browser? Bene, sarai proprio tu a farti un'idea dopo che ti avrò esposto tutto quello che è successo. E allora, se ti senti pronto, iniziamo. Se segui la community sicuramente ricorderai che circa un mesetto e mezzo fa ho presentato Thorium Browser. Si tratta di un Chromium, ovvero di un browser basato su Google Chrome, molto veloce, snello e quasi completamente compatibile con le estensioni di Google Chrome. La maggior parte funzionano, purtroppo qualcuna no, e soprattutto che consente di effettuare l'accesso al tuo account Google, con la possibilità quindi di importare i preferiti e quant'altro. Successivamente qualcuno ha espresso le proprie perplessità relativamente a questo browser, tanto che sono stato costretto a fare un video di chiarimento spiegando esattamente quali siano le mie procedure di test per i vari programmi e dimostrando che di fatto Thorium era un browser sicuro. Ma recentemente è successo qualcosa di nuovo. Infatti si è scatenata, come ho detto in apertura, una vera e propria bufera su Thorium basata su alcune evidenze che alcuni hanno portato a conoscenza del grosso pubblico, che hanno fatto riconsiderare non tanto il browser in sé quanto la figura del suo sviluppatore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo. Sono questo qui. Il 6 novembre, come ricorderai, ho presentato questo browser in questo video qui. Nel corso del video, tuttavia, consigliavo una cosa molto ben precisa che ti faccio ascoltare. Andiamo a scaricarlo, installarlo e provarlo insieme. Prima di farlo però ti premetto che non l'ho messo sul cloud del nostro sito gentiluomodigitale.it semplicemente perché questo browser viene aggiornato molto frequentemente e non volevo che magari andassi a scaricare una versione vecchia. Quindi in questo caso, eccezione. Bene, quindi quello che ho fatto è stato consigliare di scaricare il browser direttamente dal sito del suo sviluppatore, che poi è un sito GitHub. Cosa comporta questo? Il fatto che nel momento in cui tu vai a scaricare una versione, questa sarà sempre l'ultima versione uscita. E questo è di fondamentale importanza, poiché un browser è un nostro front-end su internet e quindi in quanto tale deve essere particolarmente strutturato e soprattutto aggiornato in modo da poterci difendere da potenziali minacce. Tuttavia, a seguito di alcune polemiche che si erano successivamente sviluppate non tanto attorno al canale o alla community, quanto attorno a Thorium stesso, ho ritenuto opportuno fare un ulteriore video chiarificativo che speravo potesse essere l'ultimo, in cui chiarivo esattamente quali sono le procedure che seguo ogni volta che devo testare un programma, cosa che riguarderà, come vedrai tra poco, anche il video di oggi. Andiamo ad ascoltare che cosa ho detto nel secondo video. Dal titolo Thorium Browser, ecco tutta la verità. Insomma, credo di fare dei controlli abbastanza approfonditi anche perché mi sento responsabile nel momento in cui ti vengo a presentare un programma, visto che ci metto la faccia e ci metto anche il nome. Ok. E quindi che cosa è successo? Dopo aver mostrato tutte quante le procedure che seguo nel corso del test di un qualsiasi programma che poi successivamente ti presento, Thorium Browser era risultato assolutamente sicuro, fino a quelli che sono stati gli sviluppi successivi.
Esattamente 3 giorni fa un bravissimo youtuber americano che risponde al nome di Chris Titus e che aveva consigliato alla sua community entusiasticamente di utilizzare Thorium Browser ha fatto un clamoroso dietrofront dicendo in un video dal titolo The Dark Side of Open Source che aveva cambiato idea e che non consigliava più l'utilizzo di Thorium Browser. Quello che era successo esattamente 4 giorni fa, come puoi vedere, era che è stata rimossa un'immagine offensiva dai file sorgenti di Thorium Browser. Qualche precisazione in merito. L'immagine offensiva concerneva un determinato credo religioso ed era implicitamente critica nei suoi confronti, ma questa immagine non era mai finita all'interno nemmeno di Thorium Browser, bensì era rimasta, come possiamo vedere nella descrizione del problema, all'interno dei file sorgenti. Infatti questa src all'inizio del percorso sta per source, ovvero appunto file sorgenti. Quindi in Thorium Browser questa immagine nemmeno c'era, ma qualcuno andando a spulciare tutti quanti i file l'aveva individuata. Questo ad onor del vero va detto che può capitare perché in fase di sviluppo, quando si testa un programma, si aprono diversi siti e qualcosa potrebbe rimanere inavvertitamente intrappolato all'interno dei file sorgenti. La seconda cosa che è stata criticata era la presenza di un easter egg. Che cos'è un easter egg? Easter egg sarebbe una specie di caccia al tesoro che spesso è inserita in diversi programmi. Abbiamo diversi esempi in passato anche di programmi Microsoft che ne contenevano e ne contengono tuttora, per cui premendo una determinata combinazione di tasti poteva comparire un'immagine oppure una frase un po' ad effetto. Come vedi quindi, e come è stato anche ampiamente chiarito in questo post su Reddit che ti sto mostrando, nulla che andasse minimamente a compromettere la sicurezza di Thorium Browser. Ma allora, perché questo clamoroso dietrofront di Chris Titus? Una prima risposta dal punto di vista tecnico, come Chris stesso peraltro spiega nel suo video, può essere trovata proprio sulla pagina di download di Thorium Browser. Se andiamo infatti a vedere l'ultima data di aggiornamento, questa risale ancora al 10 di ottobre. Mentre Chrome è stato da allora aggiornato parecchie volte per problemi di sicurezza, Thorium è rimasto letteralmente inchiodato a quella data, per motivi ancora da definire. Ma questo non basta perché personalmente, andando ad indagare, mi sono accorto di qualcosa di davvero molto strano. Come puoi vedere sul desktop del mio computer campeggia una cartella che si chiama Archivio. Cosa c'è in questa cartella? È una cartella che ho importato dal mio server solo per quanto riguarda la sezione Thorium, ma in questa cartella normalmente sul server tengo una copia di tutti quanti i programmi che presento e se andiamo ad aprirla vediamo che al suo interno ho posto due cartelle, quella del 30 ottobre, data in cui ho testato Thorium per la prima volta prima di presentartelo, ed una con la data di oggi, anche se probabilmente il video lo vedrai nella giornata di domani. Come puoi vedere all'interno della cartella originale, quella del 30 ottobre, c'è una versione di Thorium Mini Installer. All'interno di quella del 18 dicembre 2023, ovvero la data di oggi, puoi vedere che c'è lo stesso identico file. La dimensione del Thorium Mini Installer è esattamente la stessa, cioè 152.939 KB. Facciamo una verifica e vediamo che è sempre 152.939. Ma che cosa succede se andiamo ad aprire un calcolatore di MD5, che è uno dei 1000 strumenti che tengo abitualmente nella mia ormai famosissima cartella OK? Un calcolatore di MD5 serve a verificare in maniera assolutamente incontrovertibile l'integrità di un file. Se qualsiasi cosa all'interno del file viene modificata, questo valore che viene calcolato da questo programma, che si chiama appunto valore MD5, risulterà difforme, insomma diverso rispetto a quello del file originale. Andiamo quindi ad aprire i due file che teoricamente dovrebbero essere assolutamente identici. Aggiungiamo quello
del 30 ottobre e successivamente andiamo ad aggiungere anche quello del 18 dicembre. Come vedi, le dimensioni, come abbiamo già detto, sono assolutamente identiche, quindi l'MD5 di questi due file dovrebbe essere assolutamente uguale. Calcoliamolo. Ma come puoi vedere, con somma sorpresa, i due valori MD5 sono completamente differenti. Cosa significa questo? Semplicemente che, a quanto sembrerebbe, tra i due file sono state nel frattempo apportate delle modifiche non documentate a Thorium Browser. C'è da dire ad onor del vero che ci sono state diverse segnalazioni di piccoli malfunzionamenti che potrebbero essere stati corretti, ma quello che non riesco a capire è come mai non ci sia una traccia ufficiale di queste correzioni. E veniamo ai domandoni da 2 milioni di dollari questa volta, perché si tratta di due domande. La prima è: questa discrepanza di MD5 rende Thorium Browser inaffidabile per qualche motivo? Bene, la risposta è no, perché ho rifatto tutti quanti i test che avevo fatto in precedenza e devo dire che la versione presente sul sito a dicembre e la versione presente sul sito a fine ottobre hanno dato gli stessi identici risultati, quindi qualsiasi cosa sia stata modificata non è andata ad intaccarne la sicurezza. Ma la seconda domanda è quella più importante, ovvero: consiglio ad oggi di utilizzare Thorium Browser? Ebbene, mi dispiace, ma la risposta questa volta è no, semplicemente per il fatto che, come ha rilevato anche giustamente il nostro carissimo amico Chris Titus, Thorium non è stato più aggiornato e quindi non è più conforme agli standard di sicurezza. Quindi il consiglio finale è quello di riprendere, se vorrai, ad utilizzare Thorium, ma solo ed esclusivamente quando sarà uscita la nuova versione. Mi scuso per la prolissità del video, ma ho cercato di rispondere a tutti quanti i potenziali interrogativi dei numerosissimi utenti di Thorium Browser, onde da un lato farli sentire sicuri per il passato, ma soprattutto cercando di dargli un consiglio assennato per quanto riguarda il futuro. E veniamo ai ringraziamenti del giorno, che oggi sono davvero importanti, perché cominciando dai super grazie devo ringraziare assolutamente Aziende Plus, Fabio di Santeodoro e soprattutto Black Panther per i loro super grazie. In particolar modo l'ultimo mi ha lasciato veramente basito per il suo importo, quindi un ringraziamento di cuore non solo a nome mio ma di tutta quanta la community, sia per il sostegno ma soprattutto per l'incoraggiamento a continuare su questa strada con questo canale. Ma non ultimi vanno ringraziati anche i nuovi abbonati del canale, nelle persone di Simona Civello, Angelo Galasso che si è riabbonato, Sauro Fontani, Pietro Volpe ed il misteriosissimo FD, che ringrazio allo stesso modo per il loro sostegno. E come ben sai, l'ultimo ringraziamento è sempre quello rivolto a te, che mi hai fatto compagnia nel corso di questo video, lo hai guardato fino in fondo e detto questo non mi dilungo oltre, ti saluto, ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima!